Benvenuti, anime ardenti e cercatori delle verità che si sussurrano dietro quinte e sorrisi. Benvenuti nel teatro dei sentimenti, benvenuti su Segreti Turchi. A volte l'amore non bussa con garbo, spalanca la porta, spazza via le certezze, rompe schemi e promesse. Quella di oggi non è solo una voce di corridoio, ma una scossa emotiva che fa vibrare l'intero mondo dello spettacolo turco. I protagonisti: la luminosa Demet Özdemir e il magnetico Can Yaman, un uomo ufficialmente promesso a un'altra. Eppure, lo sappiamo, il cuore non riconosce divieti. Prima di scivolare in questo vortice di passione e scelte impossibili, vi chiedo un gesto di coraggio, lasciate un mi piace e se credete che i sentimenti non si lascino imbrigliare, iscrivetevi per seguire ogni svolta, e, se volete sostenere il nostro racconto senza filtri, cliccate sul tasto Unisciti. Siete pronti a sfidare le convenzioni? Le voci che corrono tra sette cene riservate non sono mormorii, sono tuoni che annunciano tempesta. Demet, con quella calma regale e una fierezza senza rumore, avrebbe pronunciato parole che hanno lasciato senza fiato anche chi le sta più vicino. Le parole. Si dice che abbia guardato Can dritto negli occhi, lui, con un anello che pesa come un giuramento, e, senza giri di frasi, abbia messo il proprio cuore sul tavolo. L'eco di quella frase, che circola tra amici fidati con un misto di ammirazione e timore, suona così: sciogli il fidanzamento e scegli una vita accanto a me. Non è stata una battuta lanciata per giocare, non un vezzo tra colleghi complici. È sembrata una promessa seria, una dichiarazione per sempre, detta con una sicurezza tale da scuotere il piccolo mondo che condividono. Chi conosce entrambi giura che non è arrivato tutto all'improvviso, come un fulmine estraneo al cielo di questa storia. Demet e Can si incrociano da anni. Letture, promozioni, dopolavoro, eventi privati dove i telefoni vengono lasciati chiusi nei cappotti, come fossero segreti di Stato. Hanno riso nelle stesse penombre di feste eleganti, scelto gli stessi divani appartati, allungato la notte nelle stesse stanze quando la musica si abbassava e le parole diventavano più lente. La troupe ha notato il cambio per prima. Conversazioni più lunghe tra un ciak e l'altro, sguardi che smettevano di essere casuali e diventavano, pian piano, una scelta chiara. Quella che gli amici chiamavano alchimia amichevole si è trasformata nel racconto di una marea che travolge, inarrestabile. Fermiamoci un istante. Mettetevi nei panni di Demet, avreste avuto la forza di una proposta simile, sapendo che dall'altra parte c'è un impegno pubblico, un futuro già dichiarato? E nei panni di Can? Cosa fareste quando una voce interna, più forte della prudenza, vi chiede di scegliere tra dovere e passione? Scrivetelo nei commenti. Il dibattito è aperto. Il punto non è supplicare, né chiedere con timidezza. Quello che si racconta assomiglia a una sfida pronunciata da chi ha capito che il tempo è prezioso e la vita breve per farsi addomesticare dalle convenzioni. Lascia alle spalle una promessa fatta a un'altra donna e vieni in un domani che ci somiglia di più. Per un uomo come Can, che fuori dal set ha spesso mostrato un'immagine solida, lineare, l'idea di una scelta così destabilizzante non è roba da comunicati stampa pronti a smentire. È una tempesta che non si può scacciare con un post preparato. E dietro le porte chiuse, cosa succede? Le indiscrezioni parlano di un Can spiazzato. Sorpreso dalla forza di quelle parole, dall'intensità di un sentimento che non credeva di dover affrontare ora, avrebbe confessato a pochi amici fidati di sentirsi sotto un peso inatteso, come se il fiato non bastasse. Qualcuno giura di averlo sentito dire: è una curva in salita che non avevo visto arrivare. Un altro racconta che sta soltanto provando a respirare, senza permettere al mondo di scegliere per lui. Dipende da chi si interroga. C'è chi lo vede in balia di emozioni contrarie e chi crede stia solo proteggendo la sua vita dal riflettore abbagliante del mestiere. È cauto nelle risposte, ancora più cauto nei luoghi dove si mostra. E i fan, con quel sesto senso che li distingue, hanno notato la prudenza che gli si stringe addosso come una morsa. Se avvertite la tensione di questa scelta impossibile, se il cuore vi batte per una storia vera, lasciate ora un like. E ricordate:
per sostenere il racconto emotivo di segreti turchi e permetterci di scavare sempre più a fondo. Iscrivetevi e considerate di premere unisciti. La vostra passione alimenta la nostra ricerca della verità. E Dimet. Il suo silenzio è stato fragoroso. Niente smentite a caldo, nessuna battuta brillante su Instagram per sviare, nessuna intervista ammiccante per alleggerire l'episodio. Ma il pubblico non ha dimenticato vecchie conversazioni, riemerse come profezie. Più volte lei ha detto che quando l'amore chiama, non addolcisce le parole. Non camuffa i sentimenti per proteggere un'immagine costruita. Quei frammenti girano ovunque, montati in nuove narrazioni, usati per presentare questo momento come il suo gesto più coraggioso o il suo azzardo più discusso. In ogni caso, l'immagine che passa è quella di Dimet, sguardo limpido, schiena dritta, che non rinnega la propria verità. Nessun comunicato ufficiale. Nessun comunicatore che lavori di fino per chiudere il caso. E allora tutti aspettano la prossima mossa di Khan. La domanda rimane sospesa, pesante come una spada sul filo. Questa scossa farà crollare il suo fidanzamento o si dissolverà come fumo, lasciando intatti i voti già pronunciati? Anche chi dice di sapere, oggi sussurra di star solo aspettando quale verità si metterà per prima in luce. Se diamo credito a corridoi e retrocucine, non si tratta di un confronto isolato o di un colpo di scena sullo zerbino. Quello che filtra è che i loro contatti siano aumentati nelle ultime settimane, chiamate a tarda notte, messaggi lunghi come lettere, silenzi carichi prima del commiato. Sono stati visti nelle stesse serate curate, quelle con luci basse e inviti contati, a parlare con una vicinanza nuova persino per chi li osserva da anni. La domanda semplice è diventata più tagliente. L'amicizia si è arresa, quasi senza farsi notare, a qualcosa di più profondo. Nel frattempo, la fidanzata, di cui nessuno qui vuole fare il nome, per non trascinarla oltre in un turbine non suo, sarebbe diventata irrequieta. E chi non lo sarebbe? La tensione ha cominciato a colare nella vita quotidiana, dicono vicino alla coppia, e gli orari si sono piegati per evitare sovrapposizioni con luoghi ed eventi dove Dimet e Khan potevano trovarsi, allo stesso tempo. È una danza di evitamento, dolorosa e precisa. Secondo alcune confidenze, Khan è tirato tra il progetto di vita che ha annunciato al mondo e il battito di un sentimento entrato quando non era previsto, ospite potente e inatteso. Cerca di tenere in equilibrio decenza e sincerità, carriera e cuore, titoli e il peso dei silenzi. E Dimet pare non abbia fatto marcia indietro. Anzi, ha incorniciato la sua verità come una scelta a cui restare fedele. La vita è un respiro e la felicità si raggiunge avanzando, non scappando per paura. I suoi sostenitori chiamano questo puro coraggio, i detrattori, incoscienza che fa danni. Nel frattempo, la rete non dorme mai. Clip dal set con risate un filo più calde, scatti dove le spalle sembrano toccarsi un po' di più. Interviste in cui le loro risposte si rispecchiano come in una galleria di specchi, tutto viene setacciato, fotogramma per fotogramma, da detective del fandom. Archivi passati sono riascoltati come antiche incisioni, didascalie vengono rilette come messaggi in codice, e un semplice like a una foto può incendiare discussioni notturne. Circolano schermate di scambi brevissimi, nulla di palesemente compromettente, pieni però di quella leggerezza che molti interpretano come complicità profonda. Che siano reali o cuciti dal desiderio di chi tifa per l'amore, la benzina non manca. Eppure, dal centro del ciclone, la risposta rimane un silenzio condiviso. Mentre tutto questo accade, l'attenzione scivola dalle dicerie alle porte dei set e ai tavoli degli eventi. La domanda è se Dimet e Khan rischieranno di farsi vedere nella stessa inquadratura o se proveranno a orchestrare una distanza cauta, quasi dolorosa. Si dice che abbiano scelto la prudenza, ingressi scaglionati, uscite da porte diverse, nessun fotogramma che possa cannibalizzare il lavoro di cui dovrebbero parlare. Curioso come l'assenza, in certi casi, renda tutto ancora più intenso. Fonti vicine sostengono che Khan non si senta a suo agio nel vedere la sua recitazione messa in ombra dal privato.
Ha provato più volte a tracciare confini, per evitare che il rumore divori i suoi progetti. Chi lo frequenta dice che stia programmando un periodo lontano da feste e macchine fotografiche, una pausa per abbassare il volume assordante. Ma dove lascia tutto questo il rapporto che pulsa al centro della vicenda? Alcuni giurano che quel fidanzamento stia scricchiolando sotto un peso insopportabile, altri dicono che stia reggendo l'urto, ma che non ne uscirà senza cicatrici. La postura di Dimet, invece, è composta, quasi statuaria. A chi vede a porte chiuse, avrebbe detto che al pubblico non deve spiegazioni che non ha scelto. Sui suoi profili, le didascalie sono minime e le immagini misurate, luce che attraversa una tenda, il vapore di un caffè sul davanzale, un verso sotto un ritratto. I fan leggono significati in ogni scelta, costruiscono messaggi dal nulla, tracciano frecce tra poste e titoli. L'eleganza non le è scivolata dalle mani, se possibile, la quiete è diventata determinazione. E voi, amici di Segreti Turchi, da che parte state in questa guerra di cuori? Dimet è un'eroina romantica o una demolitrice di legami? Khan deve seguire il dovere o la passione? Scrivetecelo nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi, attivare la campanella e condividere questo video. Il prossimo capitolo potrebbe rovesciare il tavolo. Alla prossima verità!